Il surfcasting è una tecnica che non pratico molto spesso, ma dopo essermi trasferito in Sardegna dovevo assolutamente pescare da una delle sue bellissime spiagge, non sapendo però cosa avrei potuto trovare. Oggi vi porto a pescare il pesce più divertente di tutta l'estate, la lecciastella. Questo è un pesce che troviamo soprattutto nei mesi più caldi, nei mesi estivi. Questo è un pesciolino estremamente combattivo che tira tantissimo, ha delle mangiate fantastiche, sembra che abbia mangiato un pesce serra, ma soprattutto è anche buonissimo a tavola. Come vedete ho già posizionato 3 canne da surf casting, ognuna con una montatura leggermente diversa. Come esca andiamo a utilizzare sia il coreano sia il bigattino, che è un'esca estremamente apprezzata della lecciastella. La prima canna utilizziamo una montatura molto classica che prevede un girello con moschettone nella parte finale, che è molto utile per cambiare il piombo, se vogliamo cambiare il peso, la forma, quello che ci pare, e poi diciamo un bracciolo che può partire da una girellina. In questo caso io ho messo una perlina che è forata in 4 punti, in modo tale che gira su se stessa, evita che il filo vada ad intrecciarsi con il trave, insomma è molto utile quando recuperiamo il pesce. Il bracciolo, come vedete, è lunghissimo, parliamo di un bracciolo di un paio di metri, perché dove lanciamo l'acqua comunque è alta sui 6-7 metri, quindi voglio che peschiamo a mezz'acqua. E come vedete poi c'è un flotterino, in questo caso rosso-arancione, con un amettino della Mustad misura 8. Non servono ami enormi, proprio perché la lecciastella ha una bocca piccolina, se usassimo ami troppo grandi non riusciremo comunque a ferrarla. Per innescare il coreano è fondamentale un ago da innesco. Allora inneschiamo la parte terminale della coda, che è la parte migliore, diciamo, del coreano. Come al solito mettiamo il nostro amo dentro e facciamo scorrere il coreano sul filo, così. Come vedete l'innesco è semplicissimo. Una volta che avremo lanciato nell'acqua, il flotterino andrà vicino al coreano e avremo una situazione di questo tipo qui. Davvero davvero molto semplice. Visto che questa non è una pesca che pratico spesso, né la mia attrezzatura né le mie doti di lanciatore sono adeguate alla situazione, quindi non criticatemi subito. Però sono convinto che se si fanno le cose per bene, non sempre serve troppa tecnica per raggiungere alcuni risultati. Allora, la seconda montatura sto utilizzando sempre una sorta di paternoster, solo che questa volta l'ho comprato, è molto più semplice da utilizzare, anche se fa qualche nodino in più rispetto a quello che è stato costruito, però se volete comunque pescare non c'è problema, potete anche comprarlo. E stavolta sto utilizzando un flotterino giallo fluorescente, anche per variare il colore, perché magari in un'ora mangiano col giallo, in un'ora mangiano col rosso, e un amettino più piccolo, questo diciamo una misura 10, con cui mi trovo molto bene per pescare le lecciastella. È piccolo, ma come già vi ho detto la bocca delle lecciastella è davvero piccola e quindi è perfetto. Lancio anche la seconda canna, prima di una secca che si trova a un'ottantina di metri dalla spiaggia, e dove spero che passino le lecciastella un pochino più grandi. Per l'ultima canna invece utilizziamo una montatura diversa, vedete il piombo scorrevole da 50 grammi, una girellina e un finale lungo 1 metro, non troppo, perché questa la andremo a lanciare proprio ai nostri piedi, dove girano le lecciastella non troppo grandi, per farvi vedere che comunque si possono pescare tranquillamente pescando vicino. Utilizziamo delle palline di polistirolo, che sono queste qui. La pallina di polistirolo la potete innescare sia con l'ago sia con l'amo. Io lo faccio con l'amo, ruotando l'amo stesso per evitare di creare un cratere nella pallina che starà così inservibile. Innesco poi un ciuffettino di bigattini, tutti per la parte terminale e appena appuntati, in modo che si muovano molto nell'acqua attirando la lecciastella. È importante cambiarli spesso perché dopo una ventina di minuti non si muovono più come prima. Perfetto, ora stiamo pescando, abbiamo lanciato 2 canne belle lontane, una proprio sotto i nostri piedi e aspettiamo l'orario giusto, che probabilmente avverrà con il picco di alta marea, quindi con l'acqua che sale verso l'alta marea. In realtà non passano che pochi istanti e subito abbocca un pesce. Sembra che non ci sia nulla, ma la lecciastella è venuta incontro e quindi devo recuperare qualche metro prima di sentirla sul mulinello. Vedete? Ha mangiato qui davanti proprio sul bigattino. Questa è piccolina, la ributtiamo, però quelle più grandi le teniamo perché sono molto buone da mangiare. E di là devi andare.
La canna corta ha funzionato subito, ora però la mettiamo più vicino perché probabilmente è quella che partirà più spesso. E immancabilmente, dopo qualche minuto, la canna corta ci regala un altro pesce. Mamma mia! Eccola! Il combattimento con la leccia stella è abbastanza semplice, in questo caso però sto utilizzando un finale sottile, lo 0,14 e forse una canna troppo rigida e devo fare attenzione a non rompere il filo, però basta giocare bene con la frizione e non ci saranno troppi problemi. Bellissima! Guardate qua, questa è una bella leccia stella. Questa leccia già si avvicina a una taglia carina, anche se nelle mie mani sembra minuscola. In realtà però cerchiamo lecce ben più grandi, ma non stanno passando. Dopo averla ributtata, rilanciamo la canna, sperando in qualcosa di più grande. Allora, molto vicino alla battigia, le lecce stella passano in continuazione per cercare i vermi, i piccoli pesciolini. Quindi una canna a questa altezza è fondamentale, perché ci farà divertire moltissimo. E come vedete, il lancio è proprio appoggiato perché è qui che c'è il canalone un po' più profondo dove passano i pesci, sarebbe inutile lanciarla troppo lontano. E immancabilmente, tirando come un treno, abbocca l'ennesima leccia stella e questa sembra davvero grande. In realtà è tutto fumo e niente arrosto, però mi permette di farvi vedere una cosa molto interessante. Alla leccia gli piace proprio la pallina bianca e a volte mi è capitato di pescarle senza utilizzare l'esca perché l'avevo finita, ma comunque mangiavano lo stesso. Dopo questa pescheremo altre 3 lecce e poi più nulla per 2 ore. E intanto il caldo è diventato ormai insopportabile, quasi quasi ne approfitto per dare un'occhiata là sotto. Vado subito a curiosare sulla canna vicina per vedere come lavora la montatura, che praticamente è perpendicolare al fondo. Notando verso le canne più lontane, capisco perché non sta mangiando ancora nulla. L'acqua è molto più bassa delle aspettative e sarà massimo 3 metri. E poi c'è subito una bassa secca. Si vedono però nuotare molti cefali, anche di buone dimensioni, e a sorpresa anche qualche pesce pettine. E purtroppo anche su una delle 2 canne che pescano lontano c'è attaccato un pesce pettine, che ormai è morto. Recupero il pesce pettine, che purtroppo è morto. Questo è un pesce davvero incredibile, vive sui fondali sabbiosi ed è in grado di nascondersi completamente dentro la sabbia. Questa è una femmina e lo si riconosce dalle scaglie argentate sul ventre. Ha mangiato benissimo, chissà da quanto tempo era allamata. Dopo qualche minuto la canna si muove di nuovo, anche stavolta è un pesce pettine e purtroppo ha ingoiato l'amo. Anche questo è davvero bello grosso e si tratta di una femmina. Mentre sulla terza canna pesco i pesci pettine, sulla prima cominciano di nuovo a mangiare le lecce stella e non c'è tregua neanche per un minuto. E in poco tempo ne prendo 5 o 6, tutte però medio piccole. Intanto sull'ultima canna continuano a mangiare i pesci pettine e sono tutti di belle dimensioni. Ora, i pesci pettine sono bellissimi e buonissimi da mangiare, ma hanno un difetto. Ingoiano spesso l'amo e quando si tenta di slamarli danno dei morsi terribili, come questo che mi distrugge le mani. Niente, purtroppo stiamo facendo, diciamo, un po' una strage di pesci pettine, questo è già il terzo, quindi non mi va più di rompergli le scatole, probabilmente a quest'ora stanno mangiando molto e allora decido di utilizzare solamente il bigattino in modo tale da selezionare solamente la leccia stella. Questo è un ottimo pesce, ovviamente non verrà sprecato, fritti sono eccezionali, però 3 bastano e non mi va di ucciderne altri. Però avete visto che nella pesca può capitare di tutto, stiamo pescando a 2 metri dal fondo eppure loro tranquillamente vengono a mangiarsi l'esca e stiamo pescando relativamente vicino. Quindi è un'ottima zona, però ovviamente noi cerchiamo la leccia stella oggi. Avete visto come in poche ore stiamo dimostrando quanto sia fondamentale il colore. Il rosso abbiamo visto che attira tantissimo i pesci pettine e addirittura stanno salendo nella colonna d'acqua a 2 metri per andarsi a mangiare il coreano, mentre invece il giallo a quest'ora non sta proprio dando risultati. Quello che sta funzionando meglio è il bianco, abbiamo provato anche ad avvicinare le canne, ma l'unico che funziona davvero bene con le lecce stella è il bianco, in questa ora del giorno.
Però nonostante abbia cambiato l'esca e il colore del flotter, i pesci continuano a mangiare solo sulla prima canna. C'è qualcosa che non va, dobbiamo scoprirla. È impossibile che non stiano mangiando a questa canna centrale, neanche a quella. Voglio provare a cambiare il filo, metto uno 0,14 e amettini più piccoli della misura 12 e vediamo se funziona. A proposito, se volete darci una mano, iscrivetevi al canale, ma soprattutto mettete un like e condividete il video. Fatemi cambiare sta cosa e vediamo se funziona. E in effetti funziona dopo qualche minuto, a parte la mia corsa scomposta sulla sabbia rovente a 350 gradi. Si tratta finalmente di una leccia stella sulla canna più lontana, anche se questa è la più piccola tra tutte quelle che abbiamo pescato. Guardate, questa è piccolissima, ma è la dimensione perfetta per pescare i pesci serra. E poi finalmente qualcosa di veramente grosso mangia la canna centrale. Me ne accorgo in tempo, però mentre corro mi si stacca il microfono. Cazzo! E purtroppo sono costretto a scegliere, o prendo il pesce o salvo il microfono che costa più di 300 euro. Scelgo di salvare il microfono e il pesce ovviamente rompe tutto e non saprò mai cosa fosse. E dopo 6 ore di pesca, dopo che il sole ci ha completamente cotti, l'ultima canna decide di farci un grandissimo regalo. All'inizio sembra che non ci sia nulla, ma poi mentre recupero vedo un'ombra marrone nel mare. All'inizio non riesco a capire di che pesce si tratti, soprattutto perché appena si avvicina alla battigia comincia a fare il diavolo a 4 ed è difficilissimo vederlo bene, ma poi capisco, è un cefalo veramente grande che ha mangiato sul coreano intero. Mamma mia, è un cefalone! Oh. Ora vi risparmio i dettagli strazianti del combattimento che è durato più di 5 minuti, soprattutto perché avevo una canna troppo potente, che in realtà è la canna che utilizzo per pescare serra, e un finale dello 0,18, il che rendeva il combattimento molto particolare. In questo caso bisogna mantenere la calma, non avere assolutamente fretta di tirare il pesce se non è stanco abbastanza e non lasciare neanche però la frizione troppo aperta, perché altrimenti il pesce si rischia di slamare e soprattutto non si stancherà mai. A questo punto aspettate l'onda giusta e quando arriva fate surfare il pesce per spiaggiarlo senza alcuna difficoltà. Mamma mia ragazzi, dai, con lo 0,18 non è facile. Ragazzi, guardate che cefalone, è stato preso benissimo fra l'altro. Nella pesca può succedere di tutto e non è strano che abbia mangiato, ne avevo visti di cefali saltare stamattina, sulla codina del coreano che è più morbida per loro, è andato a mangiare, pensavo fosse una leccia stella, invece quando l'ho recuperato è stato difficilissimo perché i cefali tirano da pazzi e soprattutto con lo 0,18 bisogna aspettare l'onda, non fate la cavolata mai di tirarlo quando non è il momento, perché sennò se lui tira e voi tirate spaccate sicuro. Questo è davvero un bel cefalone, 1,5 kg, forse anche 2, non lo so, le mie mani sono enormi quindi sembrerà minuscolo, però ve lo faccio vedere rispetto magari al piombo da 150 grammi. È proprio un bel cefalo, ha mangiato benissimo, gli ami si sono comportati bene, guardate qua, guardate l'ametto dell'8 rispetto al cefalo. Che giornata di pesca, non facevo una pescata così io penso da 20 anni, è stata fantastica, la spiaggia è deserta, soprattutto volevamo pescare le lecce stella ma abbiamo preso di tutto, dai pesci pettini, poi l'ultimo cefalone è stata veramente una meraviglia, è stato anche difficile tirarlo fuori però piano piano si riesce a fare tutto. Avete visto
come il diametro del filo, il colore della pallina di polistirolo piuttosto che del flotterino, possono cambiare la pescata. Questa canna qui, che era quella messa proprio nel canale vicino riva, è quella che ha pescato di più, anche se quella lontano, e poi ci ha regalato i pettini, il cefalo, quindi ci siamo divertiti. Mi è piaciuto perché ho provato per la prima volta gli ametti della Mustad versione piccolina. Di solito utilizzo quelli giganteschi, questi sono da feeder e all around, misura 12 e 8, 8 è quella che ha preso il cefalo, le 12 abbiamo preso le stelle, le Lecce Stella, e nessuna si è slamata, quindi ci siamo trovati bene. Purtroppo, lato negativo, c'è sempre qualcuno che non capisce che la mondezza la dovete buttare a casa. Ora questa la raccogliamo noi, se potete anche voi, se trovate qualcosina portatela a casa, non costa nulla e il mare è più pulito. Comunque una pescata fantastica. Qualche consiglio in più, se volete, ve lo do anche sugli altri social, TikTok e Instagram, dove faccio qualche storia spiegando qualche piccolo trucchettino che magari nel video non ho avuto tempo di spiegare. Mi raccomando, se ci volete aiutare, ve lo ripeto, un like, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale se non lo siete. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!